Buongiorno a tutti quanti. Oggi un paio di novità. Allora, un rasoietto che ho già provato su una diretta Facebook sul gruppo Passione Rasatura. Vi ricordo di fare un giretto se vi capita, che è un gruppo veramente molto attivo e è veramente molto bello, non perché l'ho fondato, ma perché veramente è grazie anche a tutti gli utenti se è così bello. Vi ricordo, se non l'avete fatto, iscrivetevi. Quando guardate un video, se mi lasciate un like, un commento, anche un saluto, mi aiutate a far crescere il canale e a fare in sì che anche l'algoritmo di YouTube lo mostri sempre di più. Quando mi arriveranno i 7 greci, che ho fatto il post, ci sarà un regalo per voi. Vedremo come fare. Ci sarà un bel regalo per voi. Allora, parliamo del video di oggi. Un marchio che io certi marchi magari li ho messi un po' da parte, però li avevo provati magari tempo addietro, le prime versioni, magari non c'era neanche l'after, capito? Magari non mi avevano fatto impazzire, dopodiché vai avanti, provi altro. Adesso proviamo in modo definitivo intanto la versione tallovata di Los Jabón de Josera, il YQ. Allora, non ho guardato la piramide olfattiva, me ne sono reso conto adesso, vi dirò quello che sento io durante la rasatura. E dopo ve le andate a vedere, insomma, se vi piace o se vi interessa. Rasoietto PAL Vintage, un rasoietto che ho provato qualche giorno fa, mi ha stupito, anche perché si trova veramente a prezzi bassi anche sui mercatini in giro, se state attenti, 20-25 euro lo portate a casa nuovo. Eccolo qua, PAL. Testina cromata, tutto il resto in alluminio. Abbastanza leggerino, un pochettino il peso spostato verso la testina, però interessante. Ormato rasoio di Gillette Nacet, che per me ormai sono quasi la meta definitiva, si può dire. Come rasoio, come pennello, andremo a usare il ciuffo Botti NC3 con il manico Botticella di Enrico Montesin. Pre-barbino della Barbermind, bello fresco, che adesso che è cominciato il caldo, secondo me è imbattibile. Sentite proprio un po' di mentolino, un po' di freschetto, ma leggero, un po' di profumo di menta, però se ne va subito. Quindi non va a agire nel sapone, non va a dar fastidio, bello denso, mi piace proprio tanto. E ora, se lo trovate in sconto meglio, perché prezzo pieno è un po' caruccio, perché mi sembra sono 100 ml, 15 euro è un po' caruccio, perché a 7-8 euro si trova il Noai e sono 200 ml, quindi quanto è questo? Sì, è costosetto, però è ottimo, veramente ottimo. Allora, NC3, ciuffo NC3 Botti col manico. Ok. Allora, profumazione. Allora, io ci sento delle spezie, ok? Pepe, qualcos'altro che non riesco bene a decifrare. Comunque delle spezie sicuramente. C'è anche una vaniglia, una nota di vaniglia, però è una vaniglia diversa dal solito. Dopo andrò a vedere la piramide olfattiva. Cioè non è una vaniglia di quelle stomacanti dolci. Si sente la nota dolce, ma non è stomacante come altre vaniglie che ho sentito. Quindi è una vaniglia interessante, diciamo. Sicuramente c'è qualcosa di floreale, non tanto, ma qualcosina di floreale. C'è dopo ambra, legni, cose del genere nel fondo, quasi sicuro. Ecco, questo è quello che sento io. Profumazione interessante, però adesso logicamente ne andiamo a vedere sia durante il montaggio, ma anche nell'aftershave. Se vi interessa, li trovate su Vanity Stock. Sotto nella descrizione vi lascio un link e in più c'è anche un codice sconto del 15% su tutto il negozio.
se logicamente usate quel link, ma per qualsiasi cosa non è che dovete comprare questo perché adesso ci faccio il video, cioè ci mancherebbe, anche perché bisogna vedere anche se vi ci trovo, perché mi trovavo un po' caretti tempo addietro che quello che avevo provato io, per quello che rendeva lo trovavo un po' caro, quindi vediamo come va. Già, vabbè che già col 15% di sconto bisogna dire che il prezzo diventa sicuramente più vantaggioso. Adesso vediamo come vanno. E se usate quel link mi date anche un piccolo sostegno per il canale. Andiamo a vedere, dai. Vado alle ciance. Mamma mia, Boti NC3 per me. Fantastico. Consiglio sempre il nodo almeno 26-27 non meno. All'inizio è un po' magari tosto, però lo usate un po' di volte e si ammolla. No, vi dirò, come montaggio, bello. Devo dire, sti marchi qua che avevo un po' messo da parte. Ancora tanto tempo fa. Piano piano sta facendo dei bei passi in avanti, perché se vediamo come va in rasatura è perché il montaggio di per sé può voler dire tutto e niente, però me lo ricordavo molto grasso, che restava molto in superficie sul viso, invece è andato bello in profondità, bello interessante. Adesso vediamo però in rasatura, perché è un rasoietto, parliamo anche del rasoio. Oh, fa fatica a togliere il sapone dal viso, eh. Rasoietto veramente piacevole. Allora, io ho provato anche il Gillette, che dopo bisogna dire una cosa, che ne ho provati anche di cucina, Gillette, ne ho provati di vari tipi, c'è anche l'anno di produzione, da dove proviene, America, Inghilterra. È difficile che siano tutti uguali, anche perché ai tempi erano fatti in produzioni, non dico notevoli, ma per i militari e via dicendo ne facevano un bel po', quindi non mi stupisce che se ne ho provati più di uno e hai sensazioni diverse in viso. Anche molti mi dicono questo è uguale al Gillette Tech, io lo trovo migliore questo. Profondo, preciso, meno aggressivo. Dopo, chi è che mi dice che se ne provo altri di qua e qua sono proprio identici a questo? Se lo sono, vi dico, prendeteci dentro, perché se lo trovate a 20-25 euro, questo rasoietto con una lametta efficace vi può dare grandi soddisfazioni, ve lo posso assicurare.
Vi dirò, sto saponcino mi sta stupendo. Che non sto sentendo la rasatura, ho anche paura di andare a spingere troppo perché non sento la lametta proprio. Per carità, non è un rasoio che ti fa dire cavolo, mi uccido. È un rasoio molto permissivo, però nella meta te la fa sentire. Io penso anche di poco, ma che abbia l'esposizione un po' positiva, secondo me. Perché comunque nella meta la sentite, dovete trovargli un po' l'angolo, non è difficilissimo, però va un attimino capito. Però dà un bel comfort. La prima rasatura che mi sono fatto, che non avevo capito bene l'angolo, dove ho spinto un po', un paio di micro red point, roba veramente insignificante, però me la sono fatto, quindi vuol dire che comunque è un rasoio che ha anche un po' di sua efficacia, non è male per niente. Tra i vintage questo è un rasoietto che anche da viaggio o anche da portare in giro, semplice, che lo paghi poco. Adesso gli amanti del vintage mi uccideranno, i collezionisti, però io dico, i rasoi vanno usati, no? Profumazione molto piacevole. Veramente piacevole. E ora, sono sincero, non è una profumazione totalmente sulle mie corde, ma proprio perché non vado pazzo io per la vaniglia. Però non è male. È ben bilanciata col resto. Ed è una vaniglia diversa dal solito, può non andare a guardare. Bene, ritocchini e siamo a posto. Parapapà. Vedete, anche con poco sapone
Vi dico, non mi è dispiaciuto. Non arriverà ai livelli magari di un Declaration o cose del genere, però se beccate una profumazione che vi piace è da prendere in considerazione. E col 15% di sconto che c'è, alla fine l'ho andata a pagare un prezzo non proprio esorbitante. No, no, lavora secondo me. Lavora a livello di più o meno come protezione, siamo a livelli di Stirling secondo me. Però c'ha, ragazzi, un gran bel post rasatura. Lo stavo già sentendo prima, mi ricordavo un post rasatura non di quelli stop, invece, ragazzi, non so se sono state fatte delle modifiche negli anni, ma un bel post rasatura, veramente. Adesso andiamo a splasharci l'aftershave. Anzi, prima ho voglia di farmi una coccolina con questo, che io ve lo consiglio. Ogni tanto mi dimentico, ma me lo uso per i fatti miei spesso. Guardate anche quanto è calato. Acqua cosmetica di Toscana Factory Lab, ragazzi, è il miglior tonico astringente che io abbia mai provato, e ne ho provati tra americani, Humphrey, Dickinson, Tyers, di tutti li ho provati. Questo li batte tutti. Sentite subito l'effetto astringente, quindi piccoli red point, qualche fastidio e tutto, proprio vi fa effetto al lume. Subito dopo ci sono dei componenti che vi fanno proprio il post rasatura buono, cioè volendo uno può finire con questo, completamente inodore, quindi vi potete mettere l'aftershave senza alcun problema. Prodotto fantastico, cioè questo è l'astringente tonico definitivo per come la vedo io. E dopo ci potete sparare l'after. Allora, proviamo questo aftershave. Non brucia assolutamente niente, proprio zero. Ed è alcolico. Ne mettiamo un bel po', vediamo anche se appiccica, se fa. Si sente proprio leggermente, ma una cosa più che piacevole. Oh ragazzi, allora vi dico, a me sta profumazione non mi fa gridare al miracolo, ma perché ci sento un po' la vaniglia. Il resto della profumazione mi piace, la vaniglia io ho sempre un po' di difficoltà, però nel complesso è una buona profumazione, anche bella presente. C'è dentro che è leggermente mentolo, ma è verso la fine dell'inci, infatti, ecco così. Questa è una cosa piacevole, nel senso, c'è una leggera nota mentolata, quindi sentite leggermente fresco, ma è una cosa piacevolissimo a mo' di proraso verde, ok? Quindi vi lascia quel freschetto finale senza andare a bruciare in viso, sentire quel ghiaccio. Va anche a rinfrescare un po' la profumazione, diciamo, ecco, non renderla troppo pesante. Buono, mi è piaciuto, un bel prodottino. Secondo me ha fatto di bei passi avanti. Ecco, magari mi cercherò con calma una profumazione proprio guardandomi le piramidi olfattive, perché ogni tanto
anche a me mi parte i 5 secondi magari. Ecco. Comunque, mi guarderò le piramidi e un set magari me lo proverò. Prima però, non so quando, ma prima proverò anche il vegetale, perché ho anche un set vegetali. Vedrò la differenza e dopo magari, se mi piace già il vegetale di più, mi terrò quello che ho, perché la profumazione già mi calma, quello l'altro un po' di più. Se invece preferisco il tagliovato, andrò magari a prendermi un set mirato, allora mi guardo tutte le piramidi, anche se è sempre relativo, perché puoi leggere tutte le piramidi di sto mondo, ma tante volte dalla piramide che non avresti detto no è quello che ti piace di più, e quello che invece avresti detto sì, e magari dopo lo provi e dici no. È sempre difficile da una piramide olfattiva, purtroppo, capire se dopo ti piacerà veramente o no. Perché tante volte abbiamo delle idee, non so, che è legnoso, questo, quello non mi piace, questo sì, quello no. Però se miscelato nel modo giusto, se la profumazione è fatta bene alla fine, anche quello che pensate che non vi piace, magari. Ragazzi, vi saluto, vi voglio bene a tutti, grazie della vostra compagnia, della vostra fiducia, dell'aiuto che mi date, sia qua sul canale ma anche sul gruppo Facebook. Ringrazio con tutto il cuore gli abbonati che ho, sia quelli base, che non abbiamo mai modo di parlarci spesso, ma ci sono diversi abbonati base. Vi ringrazio per il vostro sostegno e ce ne sono veramente tanti anche di abbonati premium, quindi vi ringrazio tantissimo per il vostro sostegno, aiuto che mi date, sia quelli che sono attualmente su YouTube abbonati, anche quelli in privato fuori. Vi ringrazio perché mi state veramente dando una grande mano. Se avete dubbi sul risultato, questo cos'è? Boh. Cioè, BBS, tra l'altro anche più profondo di quello che ho fatto l'ultima volta. Probabilmente, non sentendo la lama, sono andato a spingere un po' di più dell'altra rasatura, quindi vuol dire che anche come protezione sto sapone non è niente male, veramente. Bel prodottino, ragazzi, mi sono goduto. Ci vediamo al prossimo.